This is Crickendorren. The next stop is Helensburgh Central, where this train will terminate. Questo è il racconto del mio viaggio lungo la John Muir Way, un sentiero di 250 km che attraversa la Scozia da una costa all'altra. John Muir è stato un naturalista e attivista ambientale scozzese, nato a Dunbar nel 1838. A soli 11 anni con la sua famiglia si trasferisce in America, dove diventerà una delle figure più importanti ed influenti per la salvaguardia ambientale. Folgorato dalla bellezza dei paesaggi americani, dedica la sua vita a battersi contro lo sfruttamento intensivo dei campi e l'abbattimento di alberi secolari. Grazie a lui Yosemite e Sequoia diventano parchi nazionali protetti nel 1890. Pur avendo vissuto in America per la maggior parte della sua vita, la Scozia gli rende omaggio, intitolando a lui questo cammino, che va da Helensburgh sulla costa ovest, da dove John Muir è salpato per l'America, fino a Dunbar, la sua città natale, sulla costa est. Ok, ci siamo. Ho fatto check-out all'hotel e adesso mi sto dirigendo al punto di partenza della John Muir Way. Sono un po' emozionata, devo dire la verità, perché guardate cosa sto vedendo io. Vedete quella casetta dove c'è il signore che sta pitturando la porta? Quello è il punto di partenza della John Muir Way. Eccola qua. Questo è un murales dedicato a John Muir. C'è il poster che segna tutto il percorso da Helensburgh fino a Dunbar. La prima tappa sarà Balloch. Oggi sono circa 15 km fino a Balloch. E adesso vado a mettermi sul punto di inizio ufficiale della John Muir Way, che è questo circolo. Andiamoci insieme. Ci sono, ragazzi. Sono mesi che aspetto questo momento e adesso essere qui non mi sembra vero. La mia John Muir Way inizia qua. Sto lasciando Helensburgh lungo questa strada lievemente in salita. La giornata è nuvolosa. Guardate che villa pazzesca. Come dicevo, è un po' nuvoloso, prima piovigginava, però comunque l'avevo messo in conto, siamo in Scozia, quindi bisogna mettere in conto la pioggia e continuo, sono carica, vediamo più avanti cosa mi riserva il cammino. Sono arrivata a un bivio, chi va in bici prosegue lungo quel sentiero, chi va a piedi comincia a salire su di qua. Qui c'è una cimice, non si vedono spesso in Scozia e mi sembra quasi di essere a casa nella pianura padana in autunno quando le case si riempiono di cimici. Appena lasciata Helensburgh il sentiero inizia a salire leggermente verso la collina. Non ci sono grandi dislivelli lungo la John Muir Way, anzi è praticamente quasi tutta in piano. Questa è una delle poche salite che farò e aspettate di vedere il panorama che mi attende. Penso che mi fermerò qui per pranzo, visto che la vista è davvero incredibile.
Allora, come pranzo del primo giorno abbiamo 2 pezzi di pane, prosciutto crudo e questo formaggio affumicato a fette. Poi ho l'immancabile snack con cioccolato fondente. E secondo voi io ho un coltello per aprire questo pane? No, fa niente, lo spezzerò a mano. Voilà, panino pronto. Buon appetito. Non vorrei proprio dire addio a questa vista, ma si sta alzando il vento e io devo proseguire, quindi salutiamo Loch Lomond. Il cammino continua all'interno della foresta e prima di scendere volevo solo fare questa considerazione perché voglio fissare le emozioni che sto provando e se non lo dico adesso poi passa il momento. Questo è un po' il mio diario di viaggio, quindi voglio ricordarmi in futuro riguardando cosa ho provato mentre facevo la John Muir Way e mentre ero su quella panchina con vista a Loch Lomond mi ha colpito la consapevolezza del caspita, lo sto facendo davvero, sono qua fisicamente, lo sto guardando coi miei occhi perché in questi mesi comunque documentandomi o leggendo le guide, le mappe così vedevi foto di quello che avresti visto durante il cammino, ma nulla può prepararti alle emozioni che provi poi una volta che sei lì e capisci sono io qua in questo momento, non sto guardando una foto, quindi sono euforica, contentissima e adesso si scende verso la meta di questa giornata che è Balloch sulle rive di Loch Lomond. No, mamma mia che bello! Che spettacolo! Sto entrando a Balloch, il cartello indica di là. Ecco una mappa di Balloch, noi siamo qui e la John Muir Way continua di qua e io dormirò più lì avanti. Adesso volevo andare a vedere la Maid of the Loch, questa nave a vapore. La Maid of the Loch fu l'ultimo battello a vapore costruito nel Regno Unito. Originariamente assemblata nel cantiere navale di Glasgow, venne poi smontata e spedita a Loch Lomond via treno e poi rimontata al molo di Balloch, dove fu varata nel marzo del 1953. Dopo quasi 30 anni di servizio cessò di operare negli anni 80. Al momento la Maid of the Loch è in fase di ristrutturazione al molo di Balloch e si spera di riportarla in acqua una volta finiti i lavori. Questa sarà la mia stanza per stasera,
Guardate che carina. Mamma mia, questo è il risultato della prima giornata di cammino. Qua c'è il lavandino e il mio bagno è giù. Ho un bagno privato per me giù dalle scale. E dalle rive di Loch Lomond io vi do la buonanotte, ragazzi. Finisce così il primo giorno del mio Scozia Coast to Coast. Oggi ho fatto circa 18 km e domani si va a Drimmen e quindi io vi do appuntamento a domani. Ciao ragazzi!